decisione di nostro padre è sbagliata. È assurdo permettere la distruzione di una tradizione che ha 2000 anni. La Sacra Scuola di Hokuto, conosciuta come Hokuto Shinken, è una delle arti marziali più antiche e letali mai esistite. Le sue origini risalgono alla Cina di circa 1800 anni fa, o addirittura 2000 anni secondo alcune versioni, precedendo di molti gli eventi narrati in Ken il Guerriero. Il nome Hokuto fa riferimento all'asterismo Hokuto Shichisei, le 7 stelle del Grande Carro, simbolo di forza e protezione. Hokuto Shinken è un'arte marziale unica nel suo genere che unisce una potenza straordinaria a una precisione chirurgica. La sua tecnica è concepita per colpire i punti vitali del corpo umano con tale maestria da distruggere l'avversario dall'interno. Le origini dell'Hokuto Shinken affondano le radici in un periodo di grande disordine nella storia della Cina, la fine della dinastia Han orientale e l'inizio dell'epoca dei Tre Regni. 220-280 d.C. Con l'assassinio dell'imperatore celeste e il crollo del governo centrale, il paese sprofondò nel caos. In quel contesto di violenza e anarchia, il clan dell'Hokuto Soke, una famiglia di guerrieri legati a pratiche mistiche e marziali, si fece avanti per cercare di ristabilire ordine e giustizia. L'Hokuto Shinken nacque dall'unione di 2 antiche scuole marziali, l'Hokuto Soke no Ken, un'arte difensiva praticata dai capi del clan, e il Seito Gekken, una disciplina che permetteva di manipolare i Keiraku-iko, i punti di pressione del corpo umano. Il fondatore di questa devastante arte marziale fu Shuken, antenato di Kenshiro e Io. Con l'obiettivo di porre fine al caos, Shuken fuse le tecniche difensive della sua famiglia con quelle letali apprese dai maestri Yuezhi. Nacque così un'arte capace di spezzare la volontà dell'avversario e distruggerlo senza pietà. Durante l'epoca dei Tre Regni, l'Hokuto Shinken si frammentò in 3 stili distinti, ognuno al servizio di un potente signore della guerra. Nacquero così l'Hokuto Sokaken, al fianco di Cao Cao, l'Hokuto Sonkaken, alleato di Sun Quan, e l'Hokuto Ryukaken, schierato con Liu Bei. Questi stili erano adattamenti specifici delle tecniche originali, ciascuno focalizzato su aspetti diversi dell'arte marziale, per rispondere alle sfide uniche affrontate dai rispettivi regni. L'epoca dei Tre Regni, segnata da guerre incessanti e cospirazioni politiche, fu anche un periodo di continuo affinamento delle tecniche di combattimento. Tra i 3 stili, l'Hokuto Sokaken emerse come il ramo dominante dell'Hokuto Shinken. Tuttavia, questa scuola raggiunse presto i propri limiti, rivelandosi incapace di evolversi ulteriormente, senza compromettere la stabilità mentale e fisica dei suoi praticanti. Per preservare l'essenza dell'arte, i maestri decisero di trasferire la scuola in Giappone. Qui l'Hokuto Shinken poté rifiorire, trovando nuovi eroi da guidare e proteggere. Intorno all'806 d.C., la dinastia principale di Hokuto prese una decisione drastica: trasferire il cuore della scuola in Giappone. La Cina, ormai devastata da conflitti politici e guerre intestine, non era più un terreno sicuro per preservare l'arte marziale. Così il clan intraprese un lungo e pericoloso viaggio attraverso l'Asia orientale. Questo pellegrinaggio, fatto di sfide e sacrifici, rappresentò un banco di prova non solo per le capacità fisiche dei membri del clan, ma anche per la loro fede nella missione di tramandare l'Hokuto Shinken. Alla fine trovarono rifugio in una remota regione montuosa del Giappone, un luogo isolato e sacro dove poter continuare a perfezionare le tecniche e formare i successori. Un evento cruciale nella storia dell'Hokuto Shinken fu la nascita di Shuken, figlio di Shume e Ouka, 2 sorelle appartenenti alla stirpe principale del clan. Shuken e suo cugino Ryuo furono scelti per una prova decisiva. Entrambi vennero portati sul Kotendai, un'altura sacra. Qui, secondo la tradizione, solo uno dei 2 sarebbe stato designato come futuro maestro dell'arte. La leggenda narra che Shuken sopravvisse grazie al sacrificio estremo della madre, Shume. Quando i sacerdoti della dinastia tentarono di uccidere il bambino, Shume si offrì al suo posto, preferendo morire per proteggere il figlio. Il gesto
colpì profondamente anche Oka, che, presa dalla disperazione e dall'amore per la sorella, scelse di gettarsi nel vuoto, assicurando così a Shuken il ruolo di futuro fondatore della scuola di Hokuto. Questo tragico episodio non fu solo un momento di svolta per il destino della scuola, ma anche l'origine di uno dei principi fondamentali dell'Hokuto Shinken, il legame inscindibile tra amore e potere. Da quel giorno, il sacrificio e l'empatia divennero il cuore pulsante dell'arte, unendo in modo indissolubile forza e umanità. Hokuto Shinken è molto più che una semplice arte di combattimento. È un vero e proprio percorso spirituale che richiede dedizione assoluta e una profonda comprensione delle dinamiche della vita e della morte. L'essenza della scuola risiede nel concetto di amore, inteso non come un'emozione romantica, ma come la capacità di comprendere e accettare il dolore e la sofferenza, trasformandoli in forza. Il praticante di Hokuto Shinken deve imparare a colpire i 708 Keiraku Hiko, punti di pressione che regolano l'energia vitale nel corpo. Con un colpo preciso può bloccare o alterare il flusso di energia, causando danni irreversibili, ma può anche utilizzare la stessa tecnica per guarire ferite e traumi fisici e psicologici. La dualità dell'Hokuto Shinken riflette la filosofia yin-yang della medicina tradizionale cinese. Il potere della distruzione e della guarigione sono le due facce della stessa medaglia e solo un vero maestro può padroneggiare entrambe. Questa formazione richiede un lungo percorso di formazione che inizia con la meditazione e il controllo del respiro attraverso la tecnica del Tenryu Kokyu-ho, arte del respiro del drago celeste. Questa pratica consente al maestro di Hokuto di utilizzare il 100% del proprio potenziale fisico e mentale, sbloccando energie latenti e rafforzando il corpo fino a livelli sovrumani. Le tecniche dell'Hokuto Shinken si basano su una conoscenza approfondita dei Keiraku Hiko e sulla capacità di manipolarli per raggiungere gli effetti desiderati. Tra le tecniche più emblematiche troviamo Hokuto Yakuretsu Ken, 100 colpi distruttivi di Hokuto. Kenshiro colpisce l'avversario con una serie rapidissima di pugni, colpendo in successione diversi punti di pressione. Questo attacco può causare la distruzione completa degli organi interni e provocare la morte esplosiva del nemico. Hokuto Ujo Ken, colpo della compassione di Hokuto. Una tecnica che combina la forza dell'Hokuto con un profondo rispetto per la vita. Kenshiro utilizza questo colpo per liberare l'avversario dalla sofferenza, infliggendo una morte rapida e senza dolore. Muso Tensei, trascendenza della non esistenza. Questa è la tecnica suprema dell'Hokuto Shinken, raggiungibile solo da chi ha compreso appieno il significato della sofferenza e del sacrificio. Con il Muso Tensei, il praticante diventa un tutt'uno con l'universo, annullando il proprio corpo e sfuggendo alla realtà materiale, rendendosi intangibile agli attacchi nemici. Zankai Ken, colpo del rimorso. Una tecnica psicologica che costringe l'avversario a rivivere le proprie colpe e il proprio dolore, distruggendolo dall'interno. È un colpo di estrema crudeltà, usato solo contro nemici particolarmente malvagi. Oltre alle tecniche offensive, l'Hokuto Shinken include anche una serie di tecniche difensive e curative, come l'Iko Fuji, che permette di bloccare i punti di pressione per neutralizzare gli attacchi avversari, e il Shichisei Tenshin, utilizzato per ripristinare il flusso energetico in un corpo danneggiato. Con l'avvento dell'era post-apocalittica, Hokuto Shinken trovò il suo ultimo e più grande campione in Kenshiro, il 64esimo successore. Addestrato dal maestro Ryuken insieme ai suoi fratelli adottivi Rao, Toki e Jagi, Kenshiro dovette affrontare non solo le sfide del mondo devastato, ma anche la corruzione interna alla scuola. Rao, il fratello maggiore, abbracciò una visione distorta dell'Hokuto, convinto che solo attraverso la forza assoluta si potesse riportare l'ordine. Toki, al contrario, utilizzò le tecniche di Hokuto per guarire e alleviare le sofferenze, nonostante la sua malattia terminale. Jagi, consumato dall'invidia, cercò di distruggere Kenshiro,
tradendo gli insegnamenti della scuola. Kenshiro, l'erede designato, rappresenta il vero spirito dell'Hokuto Shinken, la fusione tra forza e compassione. Il suo viaggio attraverso il deserto apocalittico è una prova costante del suo impegno a proteggere i deboli e punire i malvagi. Ogni colpo che Kenshiro infligge, ogni nemico che sconfigge, è un messaggio di speranza per un mondo senza legge. Il suo amore per Yulia, la sua devozione agli amici e il suo rispetto per i fratelli caduti sono il cuore pulsante della scuola di Hokuto, dimostrando che anche nel più oscuro dei mondi esiste una luce che non può essere spenta. Il principio dell'Ishisoden, che prevede la trasmissione dell'arte a un solo successore per generazione, non è solo una misura precauzionale contro l'abuso del potere devastante dell'Hokuto Shinken, ma rappresenta anche una sorta di rito di passaggio che definisce il destino di ogni maestro e allievo. La scelta del successore non avviene esclusivamente in base alla forza o alla capacità tecnica, ma coinvolge anche la maturità spirituale e la comprensione dell'equilibrio tra vita e morte. Chi è destinato a portare avanti il nome dell'Hokuto deve dimostrare di saper bilanciare il potere distruttivo con la compassione, evitando di cedere al desiderio di dominio. Quando non esiste un successore diretto all'interno della famiglia del maestro, come è avvenuto nel caso di Ryuken, la scuola sacra prevede la possibilità di scegliere tra coloro che, pur non essendo legati da vincoli di sangue, dimostrano una profonda affinità con i principi dell'Hokuto. Così, Rao, Toki e Kenshiro furono selezionati tra i figli adottivi di Ryuken per diventare potenziali successori. Questa decisione, che inizialmente sembrava un compromesso, si rivelò invece un'opportunità per mantenere viva l'essenza della scuola, garantendo che la scelta dell'erede fosse guidata da meriti personali e non da legami familiari. Contrariamente a molte altre arti marziali che enfatizzano esclusivamente la potenza fisica, l'Hokuto Shinken incorpora una dimensione filosofica che lo rende unico. La forza dell'Hokuto non deriva solo dall'abilità nel manipolare i punti vitali, ma anche dalla capacità di comprendere la sofferenza altrui. Solo chi ha sperimentato un dolore profondo può accedere al livello più alto di comprensione dell'arte, rappresentato dalla Muso Tensei. Questa tecnica, che permette al praticante di diventare incorporeo e di utilizzare l'energia spirituale degli avversari caduti, non è semplicemente un'abilità combattiva. È un'espressione di empatia e di connessione con le esperienze degli altri. La Muso Tensei è raggiungibile solo attraverso un percorso di sacrificio e rinuncia. Kenshiro, ad esempio, scopre questa tecnica dopo aver subito la perdita di coloro che ama. Questo lo trasforma in un guerriero non solo potente, ma anche capace di trascendere le limitazioni fisiche e mentali, raggiungendo uno stato di consapevolezza superiore. In questo contesto, la potenza dell'Hokuto non è vista come una fine, ma come un mezzo per raggiungere una verità più profonda. Il potere è nulla senza la compassione. La scuola della gemma splendente di Hokuto, meglio conosciuta come Hokuto Ryuken, è una delle diramazioni più oscure e misteriose dell'Hokuto Shinken. La sua storia risale a 1800 anni fa, quando l'arte si separò dall'Hokuto Shinken originale, rimanendo in Cina, mentre il ramo principale si stabiliva in Giappone. Originariamente chiamata Hokuto Ryuka Ken, la scuola della gemma splendente continuò a evolversi indipendentemente, sviluppando tecniche e caratteristiche uniche che, pur mantenendo la potenza devastante del ramo principale, lo differenziano in modo molto significativo. L'Hokuto Ryuken conserva la stessa impressionante capacità di manipolare i punti di pressione del corpo umano, ma con una differenza fondamentale. Quest'arte marziale utilizza 1109 punti di distruzione, che è Iraku Hako, rispetto ai 708 di pressione dell'Hokuto Shinken, che è Iraku Hiko. Questa differenza rende l'Hokuto Ryuken un'arte ancora più complessa e letale, con una gamma di tecniche molto più vasta per influire sui flussi energetici del corpo umano e causare distruzioni devastanti. Ciò che rende l'Hokuto Ryuken particolarmente pericoloso è l'uso della Matoki,
Una potente aura combattiva che, se non controllata, può corrompere il praticante fino a trasformarlo in un Majin, dio della magia nera. Quest'aura non solo amplifica la forza e la velocità dell'utilizzatore, ma può anche distorcere la sua mente, spingendolo verso una follia distruttiva. La Matoki non agisce solo sul corpo del combattente, la sua influenza si estende anche a chi gli sta attorno, generando un'aura di caos, morte e distruzione. Uno degli esempi più evidenti del potere e della pericolosità dell'Hokuto Ryuken è rappresentato dalla sua tecnica finale, l'Anryu Tenha. Questo attacco supremo è capace di levitare il bersaglio, disorientarlo completamente e alterare la realtà circostante. L'avversario, reso totalmente immobile e incapace di reagire, viene infine annientato, con il proprio corpo che viene distrutto a livello atomico. Tale potenza devastante è stata sfruttata da Kaio, l'ultimo maestro conosciuto dell'Hokuto Ryuken, prima che l'arte andasse perduta con la sua morte. Si ipotizza, tuttavia, che Kenshiro possa aver assorbito alcune delle tecniche dell'Hokuto Ryuken, integrandole nel suo repertorio marziale. A differenza dell'Hokuto Shinken, che si concentra sulla precisione chirurgica dei colpi e sul controllo totale dei punti di pressione, l'Hokuto Ryuken abbraccia un approccio più brutale e arcano. Alcune delle sue tecniche sembrano quasi ai limiti della stregoneria, richiedendo incantesimi e formule magiche per essere eseguite, anche se alcuni maestri particolarmente abili sono in grado di attivarle istantaneamente. Questa commistione tra arte marziale e magia nera ha contribuito alla sua reputazione sinistra e alla convinzione che praticarla porti inevitabilmente alla corruzione dell'anima. Le origini dell'Hokuto Ryuken sono strettamente legate alla storia della famiglia Hokuto. Fu fondato da Ryuo, cugino di Shuken, il creatore dell'Hokuto Shinken e antenato di Kaio, Raoul e Toki. Ryuo, proveniente dal lignaggio Hokuto Soke, decise di sviluppare un'arte marziale che sfruttasse la potenza distruttiva dell'Hokuto, ma che ne espandesse i limiti, cercando nuove vie per dominare il Ki e le energie oscure. Il risultato fu la nascita dell'Hokuto Ryukaken, una delle 3 scuole subordinate all'Hokuto Shinken durante il periodo dei 3 regni in Cina. Nel corso dei secoli, l'Hokuto Ryuken divenne un'entità autonoma, perdendo gradualmente il contatto con il ramo principale della famiglia Hokuto e sviluppando una propria tradizione e una propria filosofia. Tuttavia, rimase sempre legato all'Hokuto Shinken da un destino incrociato. In caso di morte di tutti gli eredi del ramo principale, infatti, il successore dell'Hokuto Shinken sarebbe stato scelto dalla scuola dell'Hokuto Ryukaken. Per questo motivo, il gran maestro dell'Hokuto Ryuken doveva sempre approvare il nuovo successore dell'Hokuto Shinken, e i conflitti tra le 2 scuole dovevano essere risolti in modo rituale di fronte alla statua della Santa Madre presso il tempio fittizio di Tai Sheng Yuan a Ningbo, in Cina. Questo luogo sacro, che custodiva le tombe degli antenati dell'Hokuto Ryuken, era considerato il punto di incontro tra le 2 tradizioni, dove il passato e il presente dell'Hokuto si incrociavano. L'Hokuto Ryuken incarna l'eterna lotta tra luce e oscurità all'interno della tradizione Hokuto. Mentre l'Hokuto Shinken cerca di canalizzare la potenza distruttiva per proteggere i deboli e mantenere la giustizia, l'Hokuto Ryuken esplora il lato più oscuro e pericoloso del potere umano, spingendo i suoi praticanti al limite della follia e dell'autodistruzione.